Buongiorno amici, sono le 7:30 di mattina, vi faccio vedere un po' la tranquillità del lago. Eccomi qua, scusate, anche stamattina non ho il microfono e neanche l'asta per tenere il telefono, non avevo previsto di fare il video, però quando ho visto la tranquillità del posto ho detto devo farvi un po' vedere com'è abitare qua e svegliarsi la mattina al lago per chi magari abita in città. Perché su Instagram l'altro giorno ho visto il commento di una signora che ha scritto: io abito a Milano, e mi aveva appunto messo un commento dicendomi che quel video che ho fatto del lago, e poi era un video di 1 minuto, ero sempre in questa zona molto veloce, e le ha messo molta tranquillità in mezzo a quel caos in cui lei era, e quindi ho pensato facciamo un video per far vedere com'è tranquillo il posto la mattina. Ci sono ancora le luci accese, i lampioni, tra poco le spengono, vedete là in fondo si va a Desenzano, là dove sto illuminando, c'è il porto, qua tutta la nuova passeggiata illuminata. Questo bar penso aprirà verso le 8:30 e qui vedete la mattina è molto tranquillo. Io devo prendere l'abitudine di portarmi con me l'asta e il microfono sempre, perché se poi mi viene voglia di fare un video come stamattina faccio meno fatica. Questa è un po' la tranquillità di vivere qua, di alzarsi la mattina così. Poi magari a qualcuno nei commenti leggo che mi dice però così è triste, è un mortorio, non c'è nessuno. Dipende, se uno sta bene con se stesso come sono io, perché io sto bene con me stesso, non ho bisogno di avere intorno la musica alta, la musica, le persone che si muovono. Anche quel contesto ogni tanto mi piace, però va benissimo così, magari con un po' più caldo, però vabbè, se ti copri non è neanche un problema. Però svegliarsi la mattina e camminare con il rumore del lago tranquillo è impagabile. E poi ho pensato proprio a questa tranquillità mentre io abito qua a 1 chilometro, venivo qui e vedevo, sono venuto qua a piedi e vedevo tutte le persone con le macchine che corrono, che si danno da fare, no? Perché anche qui voglio dire, lo stress c'è, nel senso che io vi sto facendo vedere questa parte del lago, però sopra c'è la strada, siamo a Desenzano, c'è vita, basta che andate sopra i bar, c'è vita, c'è gente, c'è movimento, e quindi stavo notando la diversità tra proprio ti sposti di 1 chilometro, vieni qui, ti sposti, vai sopra, ma neanche 500 metri e qui sopra sulla strada, non dico che è come Milano, però c'è movimento, anche troppo. Che tranquillità, eh? Guardate l'acqua come chiara, si vede la mattina. Di là vedo che il bar è già aperto, tutto illuminato. Quindi abitare qui sul lago a me piace. Mi piace perché mi piace svegliarmi la mattina e star tranquillo.
non avere il rumore della città, il caos, la frenesia che vedi nelle città. Poi ripeto, dipende dai gusti personali e quello che io vi sto raccontando è soggettivo, non credo che sia il meglio per tutti. Ci sono persone che amano magari svegliarsi in città, magari abitano in città, in un palazzo, e magari amano svegliarsi vedendo tutta la città in movimento, quindi è molto soggettivo. E poi dipende anche magari dall'età, oltre che dalla personalità, perché io stesso ne ho 49, 20 anni fa non apprezzavo queste passeggiate. Sì, magari l'apprezzavo con la fidanzatina, con l'amica o con l'amica, fare la passeggiatina una volta a settimana, però 20 anni fa mi piaceva darci dentro col lavoro, guadagnare, comprarmi una bella macchina, e tutte quelle cose che quando hai 30 anni, almeno io o un uomo comunque ha voglia, no? Ha fame, no? E io ero così a 30 anni, volevo fare l'imprenditore, volevo fare tante cose, mi vedevo a 50 anni un grande imprenditore con una grossa azienda, magari con l'autista, una bella macchina, con la cameriera. Poi col tempo ho capito che tutte quelle cose, voglio dire, non te le regalano e costano veramente molta fatica, a meno che tu quello che fai ti piace, se hai veramente passione. Ma io in realtà facevo quella vita da imprenditore non tanto perché mi piacesse farlo, ma perché volevo guadagnare di più per fare uno stile di vita alto, no? Come lo chiamiamo, lussuoso. Poi, paradosso, col tempo, oltre a non piacermi lo stile di il lavoro, tutto quel lavoro, quei problemi, perché poi quando fai l'imprenditore hai tantissimi problemi, comunque soddisfazioni sì, però tantissimi anche problemi, e io non c'avevo neanche più la passione. Ma il paradosso è che anche quella vita lussuosa che ho provato a fare per un certo periodo, per un po' di anni, non mi dava felicità, anzi mi deprimeva ancora di più, perché più avevo e più volevo. Perché quando poi entri in questo loop dell'apparire, cosa succede? Tu vuoi apparire, beh, allora ti devi comprare una bella macchina, no? Bella macchina costosa, però non puoi avere una macchina costosa che chi ha 10 anni, la devi comprare aggiornata, perché devi andare nei posti dove vanno tutti quelli che hanno i soldi e tutti hanno la macchina, l'ultimo modello, magari il modello prima, ma non 2 modelli dopo, quindi ogni 2 o 3 anni ti cambi la macchina. E orologio, mica puoi sempre andare al bar dagli amici a fare aperitivo con lo stesso orologio, no? Rolex, devi averne un po' di più da cambiare, no? Poi vai in vacanza, magari porti un'amica, la fidanzata, mica puoi portarla nell'alberghetto 3 stelle, e tutte queste cose costano. E il problema, dicevo, che poi volevo sempre di più, perché quando avevo la bella macchina guardavo la macchina magari di un altro ancora più bella, e il culmine della, tra virgolette, depressione totale che ho avuto, ma sto scherzando, non depressione, però del punto in cui veramente ho riflettuto, è stato un giorno, ero a Monte Carlo tanti anni fa, ma neanche tanti, appena, basta stati 7-8 anni fa, quando facevo ancora quel tipo di vita. Ero là con una bella macchina, con tutto quello che ho sempre sognato, ero in un bell'albergo, passeggiavo e stavo guardando al porto, avete presente, no? Le barche enormi, no? Li guardavo e a un certo punto mi sono rattristito. Sapete perché? Perché non avevo quelle barche da milioni di euro, quindi ho cominciato a dire ma che schifo la mia vita, ma
cioè, cosa me ne faccio di sta macchina? Volevo quella barca, volevo uno stile di vita ancora più alto, quindi stavo pensando come fare ancora più soldi, come lavorare ancora di più, e lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. E poi tante altre cose, insomma, è stato un po' un processo di cambiamento, che mi ha portato a cambiare totalmente il mio stile di vita e a fare, come diceva Monica Ghitti, che ti saluto, ascolta la tua vocina, e la mia vocina mi ha sempre detto, e non l'ho mai ascoltata, di fare lo stile di vita che sto facendo adesso, cioè fare il pianista, fare i miei video che mi diverto, leggere libri, camminare, stare in mezzo alla natura, alla tranquillità. E questa è un po' la storia, molto molto sintetizzata, molto riassunta. Che tranquillità, incontri il massimo una persona che corre, tutto molto tranquillo, come vedete. Faccio molti video qui perché abito qua e vengo a camminare qua, mi piace molto questo posto la mattina. Beh, non è il posto più bello del lago, non sto dicendo questo, ragazzi, perché poi mi dicono che ho delle preferenze, no? È che abitando qua la mattina che mi sveglio vado su a Riva del Garda, faccio per fare una passeggiata, però nel lago ci sono tanti posti. Beh, è anche difficile dire più belli, meno belli, è soggettivo. Tutti i posti, diciamo, sono diversi, ognuno ha una propria bellezza, non riesco a dire più bello, meno bello. Poi a volte mi piace camminare qua, a volte mi piace camminare in un altro posto. Beh, a questo punto magari però io immagino che chi non magari si è iscritto al canale da poco si starà domandando: ma come fai a vivere? Hai fatto tanti soldi talmente prima che ne hai così tanti? No, anzi, no. Come faccio? Avevo un'attività, ho creato una piccola azienda, non faccio neanche il nome perché non voglio neanche pubblicizzarlo, non mi interessa qua. E che cosa ho fatto? Sono riuscito a fare una cessione d'azienda, cioè è come quando tu hai un'attività, un bar, no? Che lo dai in gestione, no? Quindi entra qualcuno, te lo gestisce, ti paga un affitto mensile, incassi i soldi e il bar come proprietà rimane tuo, però lui ne ha tutti i diritti a usufruirne in termini commerciali, economici, non so se mi sono spiegato. Quindi l'attività in realtà è ancora la mia, il brand è ancora mio, io percepisco tutti i mesi, si chiamano royalty, chiamatele come volete, un affitto, un pagamento mensile modesto, peraltro, che mi permette di condurre questo stile di vita tranquillo. Per me l'importante è fare ciò che mi piace e non essere obbligato a fare un lavoro che non mi piace o timbrare un cartellino. Quindi percepisco quelle royalty, poi lavoro come pianista in un ristorante qui, però adesso ci sono anche dei cambiamenti, non so se l'anno prossimo ci lavorerò ancora perché, se non posso dirlo, ma non dipende a me, ci sono dei cambiamenti loro interni, non ci sarà più pianoforte immagino, ma farò qualcos'altro. E poi questo canale YouTube comincia a farmi guadagnare qualcosina, vi dico anche quanto. Questo mese più o meno sto guadagnando con le pubblicità su YouTube, tutti i mesi YouTube mi paga sui 200 euro al mese, non sono tantissimi ma non sono neanche pochi per fare una cosa che ti piace. Ho un altro canale YouTube dove parlo di pianoforti con un mio amico che ha un negozio, anche lì 100 euro al mese, più le royalty, un po' il pianista. Insomma, io faccio una vita tranquilla perché non sono di certo i soldi che mi danno la felicità, ma i soldi sono, diciamo, il mezzo necessario
per condurre lo stile di vita che mi piace, che è questo. Quindi non puoi non avere un euro, se no vivi in mezzo alla strada. Devi cercare di guadagnare quel minimo o quel giusto che ti serve per fare questo stile di vita. E se poi i soldi riesco a guadagnarli con ciò che mi piace fare, è quello che sto facendo, tanto meglio. Quindi le royalty le prendo senza far nulla, o meglio vado in azienda una volta al mese, faccio i video promozionali per la mia attività, perché comunque la gente, più o meno i clienti con l'azienda conoscono la mia faccia, quindi faccio i video che mi piace perché mi stradiverto, andiamo su e ci divertiamo a fare i video e poi faccio una vita molto semplice. Per quanto riguarda la famosa dicotomia, come dire, il famoso opposto, no, dell'apparire, dell'essere, ogni tanto un po' io ci rifletto, non so se anche voi ci riflettete sopra. Si può voler apparire eppure essere concentrati sull'essere? Io non ci sono mai riuscito. Sicuramente si può, però io non ci sono mai riuscito e non mi piace neppure. Ecco, l'unico rumore forse qua stanno facendo dei lavori, perché nel momento in cui vuoi apparire, cosa succede secondo me? Vuoi apparire come? Quando parliamo di apparire penso che ci riferiamo sempre al fatto di apparire mostrando bei vestiti, belle macchine, un bel stile di vita, no? Costoso. Ma il paradosso, se ci pensate, è che agli altri non interessa niente di te, cioè di noi, non di te che stai guardando, ma di te in generale, no? Alla gente interessa cosa fai per loro. Quindi più tu fai qualcosa per apparire, più la gente, anzi, ti guarda con invidia, magari con cattiveria. Quindi non avrai, magari tu lo fai tu vuoi apparire per avere un riscontro sociale che invece non hai, e non avrai mai la felicità seguendo quella via dell'apparire. La felicità ce l'hai quando fai qualcosa che ti piace, se poi magari fai qualcosa che è d'aiuto anche agli altri, come io spero i miei video su YouTube, che mi danno tanta soddisfazione per tutti i bei commenti che ricevo. Gente che mi dice che addirittura i miei video fanno compagnia, sono anche un aiuto psicologico, e questo mi dà una grande soddisfazione. Peraltro pensavo anche alla differenza, l'ho già detto in un video, tra felicità e soddisfazione. Tempo fa ho guardato un video di questo ragazzo, Lorenzo Barone, un ragazzo molto in gamba, 26-27 anni, che fa delle avventure con dei mezzi semplici. Ho visto un viaggio che ha fatto, ha attraversato l'Africa in bicicletta, ecco, per dirvi, dorme in tenda. Va bene, e lui mi ha colpito molto, a parte la saggezza che ha questo ragazzo a 26 anni. E gli hanno chiesto se era felice, lui ha detto, io credo che alla felicità venga attribuito un valore esagerato, nel senso che lui dice, io più che felicità provo soddisfazione, questo che mi piace, perché dice, io quando ero là in tenda in Africa a dormire a 40 gradi, oppure quando ero nel nord, perché ha fatto altri viaggi a meno 50 gradi, non ero felice, però tutto ciò mi ha dato una grande soddisfazione. Questo cosa c'entra? C'entra che ho capito che la felicità è effimera, la felicità a volte non si riesce mai a prendere, no? Va, viene, mentre le soddisfazioni quelle restano. La soddisfazione ce l'hai mentre fai qualcosa che ti piace, e anche se poi quel qualcosa non lo farai più, però ti rimane la soddisfazione, quella non ti va mai via. La felicità va, viene, passa, no? Questo è il ristorante dove io da 1 anno e mezzo suono come pianista, lì all'interno c'è un pianoforte a coda che è stupendo, e io suono con questa vista magnifica, perché il pianoforte è proprio lì dietro le vetrate dove sto inquadrando. Però ci sono dei cambiamenti, quindi non credo che da gennaio ci sarò ancora qua, vediamo.
suonerò da qualche altra parte magari. Che bello, il pianoforte è proprio lì dietro, vedete, dietro quella vetrata, pianoforte a coda, pochi tavoli, bel ristorante. C'hanno anche la piscina ma non la adoperano neanche d'estate, è più per bellezza, vedete. Qui sotto però d'estate, primavera fanno gli eventi, matrimoni. Quindi tornando al discorso di prima, ho divagato un po' anche con la felicità, la soddisfazione eccetera. Per chiudere il discorso di felicità e soddisfazione, per esempio fare questi video mi dà una grande soddisfazione. Mi dà una grande soddisfazione perché faccio una cosa che mi piace, vedo il riscontro delle persone, questo mi dà una grande soddisfazione. Poi felicità anch'io quest'estate quando giravo in mezzo al traffico per fare i video, 38 gradi, 35 gradi, all'1 del pomeriggio, non trovi parcheggio, ho perso pure la ruota alla bicicletta, non posso dire che ero felice. Cioè, sarei bugiardo, ma che bello, ho perso la ruota della bicicletta, sono 80 euro di ruota, quella giornata rovinata, oppure quando stavo tutto il giorno in macchina al caldo per arrivare in un posto col traffico. Voi sapete quanti video ho fatto io quest'estate? Non è che posso dire, ma che bello, ma che bello stare in macchina con l'aria condizionata tutto il giorno per arrivare in un posto, no. Non sono sempre felice, però la soddisfazione invece quella c'è sempre. Tornando poi invece al discorso dell'essere, dell'apparire, io credo che più uno cerca di apparire, e in generale, non tutti, ma credo che nella maggior parte delle persone, più tenti di apparire e più ti concentri meno sul tuo essere, no? È difficile essere felice in quelle condizioni o avere soddisfazione. Come fai ad avere soddisfazione di mostrare soldi in belle macchine quando agli altri non interessa nulla di queste cose qua? Oppure se c'è qualcuno che mostra ammirazione, ma sicuramente è finta quell'ammirazione, lo fa perché vuole qualcosa in cambio a te, come le persone volevano sempre qualcosa in cambio a me. Nel momento in cui mi sono tolto tutta quella roba lì, saranno coincidenze, ma tutte quelle persone che mi davano tanta ammirazione e stima sono sparite. Guarda caso, che coincidenza. Non è una polemica, vi sto raccontando i fatti. Poi una sensazione che ho io, perché sono stato in quel mondo e certe persone le riconosco ancora, perché anch'io probabilmente ero così, non vedo mai delle belle facce serene, no? Nel senso che molte volte, anche qua, vedo persone con delle belle macchine, bei vestiti, forse come ero una volta, però non vedo delle belle persone che dici che bella persona quella. No, mi sembra sempre tutti, come dicevano, incasinati, tutti sempre lì trafficati. Io le belle facce le vedo quando vado in biblioteca, per esempio, belle persone, conosco, leggono libri, sono serene. No, questa è la mia impressione, totalmente soggettivo, quindi non c'è nulla di oggettivo, è proprio una mia impressione, quindi non sto dicendo che è così, è una mia impressione. Magari ho io una distorsione nel vedere le cose, ci può stare, perché ho una certa mentalità, capisco che magari ho dei filtri e ho anche magari una distorsione nel vedere certe cose che magari non sono così, o vedo solo quello che voglio vedere, perché magari ci sono tantissime altre persone con i soldi che sono felicissime e io non le vedo proprio perché la mia mente mi porta a vedere ciò che voglio, a dar conferma a ciò che penso, quindi è soltanto una riflessione soggettiva. Ecco, il video è partito da fare 1 minuto di video là in fondo per parlare del posto, poi ho divagato, ma mi piace anche così, quando ho in mente delle cose, raccontarle, così sapete anche un po' più di me
mi piace farvi sapere lo stile di vita che faccio, spero anche magari di trasmettervi un po' di serenità. E io ora torno, ora chiudo il telefono così cammino un po' più spedito, mi scaldo e ci vediamo in un prossimo video. Però aspettate che giro, vi saluto, perché ho tenuto sempre il telefono non puntato su di me, ma perché faccio fatica, non c'ho l'asta prima di tutto, quindi non l'ho mai girato, e poi perché vabbè è più tanto l'importante è sentire la voce, ma la cosa più bella è sentire, penso, la mia voce, però vedere anche il post, perché così inquadrare soltanto me va bene fino a un certo punto, però ecco, vedete, faccio fatica a girare il telefono, però guardate che tranquillità. Anzi, sapete cosa faccio? Io faccio una cosa adesso. Vado là in fondo, salgo le scale, vado sulla strada e vedete come la tranquillità finisce. Aspettate un attimo, guardate, proprio là in fondo, Eccomi, allora, guardate, io prima ero là in fondo, ho fatto questi 200 metri, non ho ripreso, tanto non volevo allungare neanche troppo il video, già è lungo, spero neanche troppo noioso, ma vedete, io salgo qua, guardate, qui arrivo là sopra, sono pochi gradini, cioè pochissimi no, però, e vi faccio vedere la strada là sopra. Ecco, andiamo a vedere qua com'è, se c'è movimento. Questa è la strada principale, sta facendo i lavori, qui il marciapiede è in lavorazione, non è la città ovviamente, però come vedete il movimento c'è sempre, strada di passaggio, vedete, c'è proprio, cambia tutto, rumori delle macchine, gente che lavora, macchine in continuazione, quindi ecco, non è che vivo in un posto isolato dal mondo, perché quando faccio i video sembra sempre che io viva così nel paese delle fiabe, no, basta spostarsi, vedete, io torno giù, guardate che roba, dai, facciamo i gradini insieme, che poi questi gradini le mattine sono utilissimi perché fai anche sport. Io la mattina vengo qua, faccio 3 o 4 volte avanti e indietro, c'è pure la panchina l'ha fatta apposta questa per gli anziani. Arrivi a metà se non ce la fai di siedi. No, questa qua mi è venuta in mente adesso, sta roba qua, sta cavolata qua che ho detto. Però potrebbe pure essere uno, ma secondo me è anche vero, aspettate, cioè uno arriva a metà, non ce la fa, si siede, capito? Vabbè, allora andiamo giù, vedete, torno qua, cambiato il mondo, ho fatto 100 metri, cambiato il panorama, cambiata la situazione, perché vi faccio sempre vedere che è tutto bello, tutto tranquillo dove cammino, ma in realtà è perché scelgo i posti, vai sopra lì e già sembra stare in una piccola città, vedete. Va bene, dai, vi saluto, guardate l'acqua com'è chiara, com'è trasparente stamattina. Va bene, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un altro video.